C'è un Sì, cambio, andiamo. vieni! Ci porti a Roma, non è vero? Benvenuti nella soffitta di Pippo. Oggi vi porto a fare un viaggio indietro nel tempo, verso un'epoca in cui il cinema italiano non aveva paura di sfidare convenzioni e moralità. Parliamo di Avere 20 anni, il controverso film del 1978 diretto dal geniale Fernando Di Leo e interpretato dalle splendide Gloria Guida e Lilli Carati. Questo film non è solo un riflesso del suo tempo, ma è anche un'opera che ha scatenato infiniti dibattiti per il suo contenuto audace e il suo finale scioccante. Un film che ha pagato caro il prezzo della sua audacia, venendo censurato e criticato, ma che col tempo è diventato un cult, rivalutato e amato da appassionati e cinefili, compreso Quentin Tarantino, che ha dichiarato di esserne un grande estimatore. 2 caffè ristretti. Io stacco ai 16. Il caffè vi regalo, però dopo se vediamo. Alle 16 manca troppo. Non possiamo aspettare. Ciao. La trama di Avere 20 anni è un ritratto crudo della gioventù ribelle degli anni 70, ma anche una critica feroce alla società di quel periodo. Di Leo non risparmia colpi, esplorando temi come il femminismo, l'alienazione e l'ipocrisia sociale, il tutto attraverso un linguaggio cinematografico diretto e spesso disturbante. Speriamo si fermi, sono davvero comoda. Ehi, lo hai visto? È lui! La storia segue Lia e Tina, 2 giovani donne che si incontrano durante un'estate e decidono di partire insieme alla scoperta della vita e della libertà. Le 2 ragazze incarnano la ribellione giovanile degli anni 70, sfacciate, sicure di sé e senza inibizioni. Durante il loro viaggio vivono esperienze che vanno dall'esplorazione sessuale alla lotta contro le convenzioni sociali. Mi vede, ma nella mia comune vi offro 3 pasti al giorno e un posto per dormire, capirai con la crisi d'alloggi che c'è. Ciao. Ma mentre la prima parte del film potrebbe sembrare una commedia erotica, la seconda parte si trasforma in un incubo. Il film raggiunge il suo apice drammatico quando, dopo aver lasciato una comune hippie, Lia e Tina finiscono in un bosco dove vengono brutalmente aggredite e uccise da un gruppo di uomini. Una scena che nel 1978 lasciò il pubblico senza parole, un pugno nello stomaco che ancora oggi lascia un segno profondo. Ascolta, ma perché non ti droghi, sorella? Sì. Tu non capisci un Gloria cazzo. Guida e Lilli Carati, già icone del cinema italiano al momento delle riprese, offrono interpretazioni potenti. La Guida, con il suo fascino sensuale e ribelle, e la Carati, con il suo carisma più oscuro e tormentato, formano una coppia esplosiva. Ma oltre alla loro bellezza, riescono a trasmettere la vulnerabilità di 2 giovani donne che, nonostante la loro forza esteriore, sono ancora alla ricerca di un posto nel mondo. Questo è fuori di Il testa. film purtroppo fu un flop commerciale all'uscita e venne ritirato dalle sale a causa delle polemiche sul suo contenuto. La censura tagliò molte scene, in particolare quelle più esplicite e il brutale finale. Solo nel 2004 venne distribuita una versione integrale in DVD che restituiva il film alla sua forma originale, ma il danno ormai era fatto. Il finale è l'elemento più discusso del film. Di Leo ha voluto creare un contrasto stridente tra la leggerezza iniziale e la violenza improvvisa del finale. Alcuni critici lo hanno interpretato come una sorta di punizione morale per le protagoniste, mentre altri lo vedono come un'accusa alla società patriarcale che reprime le donne che osano vivere fuori dagli schemi. Fiore, ste signorine devono da pagare 2 caffè. Il caffè ce l'ha offerto lui. Ha detto se lo aspettavamo quando smonta. È vero o non è vero che oggi smonta alle 4? Il film esiste in diverse versioni, ciascuna con vari livelli di censura. L'originale italiana, con il finale scioccante, è considerata la versione definitiva. Di Leo aveva anche progettato un prequel intitolato Quello che volevano sapere 2 ragazze per bene, che avrebbe dovuto esplorare il passato delle protagoniste, ma il progetto non vide mai la luce. Avere 20 anni è un film che divide, provocatorio, disturbante e sicuramente non per tutti. La bellezza di Gloria Guida e Lilli Carati, che all'inizio sembra una celebrazione della gioventù e della libertà, si trasforma in una condanna, un monito sul prezzo da pagare per chi osa vivere secondo le proprie regole. È un manifesto della libertà giovanile che si scontra con la dura realtà di un mondo che non è pronto ad accettarla. Nonostante le polemiche e le censure, Avere 20 anni è un'opera che merita di essere vista e discussa.
È un pezzo di storia del cinema italiano che ci ricorda quanto il cinema possa essere potente quando decide di non scendere a compromessi. E voi, avete mai visto Avere 20 anni? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. E se volete continuare questo viaggio nel cinema di genere italiano, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Alla prossima!